Signori e signori, siamo oggi qui con un pilastro del wrestling italiano, con il maestro Zamo. Ciao a tutti, ciao Marco, ciao a tutti che state seguendo questo bellissimo podcast, voi appassionati di wrestling. Allora, maestro, dici un po' chi sei, cosa fai, di cosa ti occupi. Aspetta un minuto, chi sei? Cioè, mi vorresti dire che c'è qualcuno che non conosce il maestro Zamo? Questo non lo possiamo sapere. Questo è pericoloso, questa insinuazione. No, scherzi a parte, scherzi a parte. Allora, il mio nome è Francesco Zamori, in arte Maestro Zamo, e chi sono? Sono un appassionato di wrestling. Sono un fan di wrestling da un bel po' di anni, diciamo, avevo 11 anni, ora ne ho, vabbè, lasciamo fare, qualcuno di più, e ho avuto la fortuna nella mia vita di conoscere persone e personaggi che mi hanno consentito nell'arco del tempo di scrivere su siti internet, su riviste e libri specializzati del settore. Poi ho fatto da commentatore per alcune federazioni italiane di wrestling e anche da manager di alcuni lottatori sia italiani che stranieri. Ecco, penso di aver racchiuso un po' il mio curriculum in poche parole. Ecco. Allora, iniziamo un po' dagli inizi. Quando hai iniziato a seguire il wrestling e come hai fatto ad appassionarti? Allora, i miei inizi sono un po' particolari. Io ero proprio un bambino, avevo 11 anni, era il 1991, quindi riuscirete poi a fare calcoli della mia età da voi. E niente, io leggevo Topolino come tanti bambini e nella pubblicità di Topolino c'era la pubblicità degli eroi del wrestling. E era una cosa particolare perché ero appassionato dei Masters of the Universe, perché è nato negli anni '80, sicuramente se li ricorderà, e quindi le action figures, anche se all'epoca non li chiamavamo action figures, erano solo pupazzetti, giocattoli e via dicendo. E quindi mi incuriosiva questa cosa perché erano come i Masters, ma reali. E io non ne avevo mai sentito parlare. Fu a scuola un amico mio, il mio amico Emiliano, che mi disse: Ma come? Non hai mai visto il wrestling? Guarda, che il più forte è Ultimate Warrior, mi disse proprio così, Warrior, e mi disse dove andare a cercarli. All'epoca era Telepiù 2. Io mi avvicinai un po' a questa cosa e rimasi totalmente mesmerizzato, totalmente appassionato. E lì ho cominciato a seguire le telecronache di Dan Peterson su Telepiù 2, via via. Poi purtroppo sono incappato anch'io nel bruttissimo periodo, diciamo, prima di tutto dopo il 93, quando scomparì dalle televisioni, e poi dopo il 94 fu una tragedia perché era veramente impossibile, diciamo, trovare qualsiasi cosa che riguardasse il wrestling, ecco. Questi, diciamo, sono stati i miei inizi. Tu, io so che ti seguo sempre, vedo che tu comunque nel periodo, in cui il wrestling in Italia era praticamente scomparso, comunque riuscivi, in un certo modo di dire, a seguirlo. Sì, era un po' complicato, cioè un po' tanto complicato, perché devi pensare che all'epoca non esisteva internet. Quindi era molto, diciamo che allora io avevo una cosa un po' particolare. Io abito in Toscana, abitavo a Prato e ora sto a Firenze. Qui da noi c'è una località marina che si chiama Viareggio, in provincia di Lucca. Ecco, a Viareggio c'era questo negozio che si chiamava Mondo Video, oggi non esiste più. Questo negozio Mondo Video aveva tutte videocassette, laserdisc, mamma mia, laserdisc, pensa come sono vecchio. E praticamente aveva un angolino piccolo, 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 che aveva tipo 4-5 videocassette di wrestling di importazione dalla Silver Vision, che era la licenziataria della Collision Video della WWF, della Titan Sports. Queste videocassette erano carissime. Io mi ricordo costavano una roba tipo 95.000 lire, una cosa di questo genere, e io mi inginocchiavo, imploravo ai miei genitori, per favore, compramela. Una riuscivo a comprarla, diciamo, ecco, riuscivano a comprarla. E un po' per volta riuscivo, diciamo, prima da bambino, poi da ragazzo, via via, fino ovviamente al fatidico 1999, in cui i miei genitori, per lavorare, mi avevano detto, prima per l'università e poi per lavorare, ti regaliamo il computer portatile. E io dice, certo, lo utilizzerò per lavorare, come no? Allora, ovviamente mi buttai subito sui miei due interessi più importanti. Il primo del wrestling, il secondo non si può dire perché lo vedono su YouTube questo canale, no? Mi hai detto, quindi
diciamo è vietato ai minori quello che andava a vedere su internet e niente, a parte questo, insomma, riuscii ad entrare in contatto con finalmente persone che erano appassionati di wrestling. Prima, diciamo, con siti esteri, quindi dove riuscii a mettermi in pari con quelle cose che avevo perso. E poi finalmente entrai in contatto con persone come me, italiani, appassionati di wrestling, che come me cercavano notizie, cercavano di interagire con qualcuno della penisola che fosse appassionato come loro. Oggi è semplice pensare a questa cosa, ma dovete capire, chi ci sta seguendo, che all'epoca chi seguiva wrestling veniva considerato un bamboccione, uno Mh. che, ma come segue ancora il wrestling alla tua età? Era una cosa che andava di moda negli anni '80, ma ce n'erano tante di persone. Noi non lo sapevamo, ma ce n'erano tanti come noi, come me. E questo devo ringraziare veramente internet, ci ha messo in contatto e poi tramite le famose scambio di VHS che andava tanto di moda all'epoca, sono riuscito, diciamo, via via a mettermi in contatto con tantissime personalità, ecco, in tutta Italia e poi anche in tutto il mondo. E quanto è stato difficile? Questo infatti te l'ho chiesto proprio perché anche io sono nato nell'epoca di internet, quindi per me è facile vedere uno show di wrestling come anche un match o delle immagini. Quanto è stato difficile per te recuperare proprio questi quasi 10 anni di vuoto No, totale? non puoi avere idea quanto è difficile. Difficilissimo, perché allora le connessioni iniziavano ad esserci, ma non era la DSL, della fibra non ne parliamo nemmeno, e quindi c'era il famoso 56K, quello faccio una cosa brutta che si sente così, e praticamente per scaricare un'immagine ci voleva, almeno con il mio modem all'epoca, potevi prendere un caffè, andare a mangiare, tornare, vedere un film alla televisione, poi forse avevi scaricato una immagine. Quindi quello era assolutamente impensabile all'epoca, non esistevano streaming, non esisteva torrent, non esisteva Emule, poi è venuto subito dopo, diciamo, però per un bel periodo ancora non c'era. Quindi cosa succedeva? Ci mettevamo in contatto tra di noi perché c'era magari il tizio che aveva comprato quella videocassetta nel locale a Milano, quell'altro che aveva avuto un aggancio con della gente in Inghilterra. E io avevo delle videocassette, sia mia che avevo comprato, sia registrate dalla TV. Senza stare tanto a dire, tu quante ne hai? Ne hai tre che mi interessano, io ne ho altre tre. E così cominciavamo Sono a figurine. diciamo, ad allargare. Esatto, allargare le nostre collezioni. Poi fortunatamente è venuto l'epoca di internet più fruibile e finalmente adesso chiunque può andare su YouTube, ci sono interi show, Sì. che puoi vedere tranquillamente a costo zero. Ecco, invece noi all'epoca, a volte per dire anche per un match o qualcosa che desideravi ardentemente, dovevi faticare tantissimo, tanto, tanto, tanto. Quindi tu hai, diciamo, colmato quel vuoto di quei 10 anni in cui in Italia non si poteva vedere il wrestling in TV, poi l'hai recuperato dopo. Ti sei Sì, era una informato. roba da pazzi, era una roba da pazzi, perché io praticamente ho buttato via, credo, una decina di videoregistratori, perché mettevo continuamente a copiare videocassette e a scambiare, a fare, eccetera, così, di registrazione, eccetera, tra appassionati, niente di che, ecco, tra appassionati. Ma era l'unico modo che avevamo per rimanere praticamente in linea. Oggi non ho neanche più per vederle perché non esiste più, No. non va più neanche di moda il DVD tra un po', per No, cui infatti questo PC che ho è un portatile da 300 euro che ho comprato un paio di mesi fa e non c'è più neanche l'attacco per il DVD. C'è esatto, proprio il buco per mettere il esatto. dischetto, non esiste neanche più. E poi, diciamo, dopo questi anni, dopo i VHS, è arrivato poi il wrestling su Italia 1. Cioè, è ritornato poi il wrestling su Italia 1. È ritornato il wrestling su Italia 1. Diciamo che però quando è tornato il wrestling su Italia 1 io ero già un anno che ero un pochino più addentro. Questo perché ebbi la fortuna, praticamente io frequentavo tutti i forum, erano i luoghi appunto dove ci si poteva parlare. E mi contattò questo ragazzo, molto simpatico, molto educato, che scriveva su un sito che si chiamava Italian Wrestling Gazette, e mi disse, dice, guarda, mi piace come scrivi, come parli di wrestling, ti andrebbe di scrivere per il mio sito? Io sto cercando in tutti i modi di riportare il wrestling in Italia. Ecco, quel ragazzo era Michele Cosa. Grazie a Ma lui io riuscii ad entrare, esatto, riuscii ad entrare quindi in questo ambiente e quindi diciamo lui poi
forse non tanti lo sanno, e questo va detto, Michele, tanti dicono: "Come ha fatto Michele? Come mai Michele è così?" Michele e anche Luca, Luca Franchini, sono così longevi, come mai sanno tanto? È molto semplice, perché Michele e Luca sono persone come noi, cioè sono appassionati di wrestling, anche loro hanno fatto tutta questa straordinaria gavetta, quindi quando dicono che sono stati fortunati, certamente ci sarà stata una dose di fortuna, come in tutte le cose, però non hanno trovato questo lavoro per capirsi per terra, non sono stati incaricati di commentare il wrestling. Loro il wrestling lo amano davvero, lo amavano e lo amano ancora davvero. Ecco perché questo è importante. Michele addirittura si faceva in 4 per contattare, se mi ricordo bene, gli studi di Super Six per riproporre il catch di Tony Fusaro, Ah, perché sapeva che loro avevano le vecchie videocassette, però non potevano ovviamente riproporle in televisione per un discorso di copyright e di diritti. Questo per darvi l'idea del fatto che Michele Posa, con cui ci sentiamo oramai raramente, ovviamente, perché lui è andato più avanti, diciamo, ha fatto molte altre cose, era però, è ancora un ragazzo dentro appassionato di wrestling. E così anche Luca Franchini, ecco, con cui ogni tanto mi sento anche con lui. mm, Quindi quando è arrivato poi il Wrestling su Italia 1, io ero già un pochino più avanti, diciamo, già collaboravo con Michele e mi ricordo che lui mi scrisse, diceva: "Ah, proviamo, domani mi trovo con Luca, a me e ad altri, ci sarà questa puntata su Stream", mm. all'epoca c'era ancora Stream, della WCW, e dice che siamo andati abbastanza bene. Lui poi da lì è partito e è dove è ora, insomma, ecco. Tutto qui, Quindi tu, ecco. ti sei trovato anche, diciamo, nel giro di stream con la WCW. Potevi anche entrare a Mi far son parte trovato, del sì, beh, gruppo. ero nel gruppo di Michele Posa, poi negli anni, diciamo, lui ovviamente ha un po' abbandonato questa parte per dedicarsi giustamente al commento sia della WCW, che della WWE, che poi prese il posto appunto della WCW su Sky, Su Sky. e poi ovviamente, ecco, via via c'è stato. Io poi ho frequentato, diciamo, diversi altri siti, ho collaborato, per esempio, tu dicevi Italia 1, con il team di Cristian Recalcati e Mh. Filippo Chiarello. Sia all'inizio, quando loro collaboravano con Dan Peterson per Velocity, che Dan Peterson era un commento, era diventato un po', Un po' insomma, lento. un po' particolare, ecco. Io mi ricordo per esempio quando chiamava Eddie Chavo, perché non riusciva a distinguere Eddie Guerrero da Vabbè, Chavo l'età Guerrero. comunque Però, avanzava. insomma, ecco, va dato atto, io lo dico questo con il sorriso sulle labbra perché Dan Peterson è un nome tutelare per tutti quelli della mia generazione e quindi non penso si ricordi di me o mi abbia o insomma abbia mai saputo veramente chi ero, però ecco, io lo saluto perché è stato veramente un grande e continua a rimanere un grande nei nostri cuori, ecco. Quindi insomma ho collaborato anche con loro, poi diciamo le cose sono un po' cambiate nel tempo, io mi sono più orientato verso il wrestling italiano. Ecco, questa è stata poi la mia. Esatto, la prossima domanda proprio, era su questo perché tu hai nominato, quasi tutti i commentatori di wrestling italiani, da Dan Peterson all'epoca, Michele Posa, Recalcati, Valenti e Franchini, ehm, ma poi tu stesso sei stato un commentatore. Sì, sì, anch'io. Lì è stata una cosa un po' particolare perché nel 2003 io ero in contatto con questo ragazzo che cui scrivevamo insieme tra l'altro sul sito di Michele Posa, ma non sapevamo di essere vicini, diciamo, proprio a livello di chilometri di casa. Quindi ci siamo poi conosciuti e nacque subito tra di noi un feeling perfetto. Io non so come spiegarla questa cosa. Quel ragazzo era Manuele Poli, che tutti penso conosceranno con il nome di Titan Morgan, perché credo che sia forse il personaggio relativo al wrestling sul World Wide Web il più conosciuto di ogni tempo. Questo diciamo ha ben ragione perché Manuele è 30 anni, forse ho esagerato, ma non credo, forse son proprio 30 anni che lui è sempre sulla cresta dell'onda. Quindi questo dà l'idea della grandezza di Manuele, a cui voglio bene. È partita come un'amicizia la nostra, sempre più consolidata, adesso voglio bene a lui come famiglia perché è stato veramente importante in momenti belli e anche meno belli. Sì, infatti Detto voglio questo, dirti insomma. questa cosa e te la voglio dire in pubblico. Io ho Sì. contattato anche lui, ecco, per un prossimo Ah, episodio bene. e si parlava proprio di un episodio, magari anche in futuro, combinato anche con te.
proprio lui mi ha Certo. specificato in privato che il maestro Zamo è il mio migliore amico. Questo volevo dirtelo proprio in Ah, pubblico davanti a tutti. questo mi fa piacere. Mi raccomando, Manuele, perché se non lo dicevi, poi veniva a trovarti nel mugello. No, scherzo, scherzo. A parte questo, io e Emanuele sì, condividiamo proprio un'amicizia fortissima che travalica il wrestling oramai. Ecco, insomma, io sono stato al suo matrimonio, come dicevo prima, abbiamo condiviso momenti anche molto brutti insieme, brutti di familiari, e ci siamo rafforzati anche nel dolore, oltre che nella passione nostra appunto per il wrestling. Nel 2003, quindi praticamente io ero amico con lui, era iniziata diciamo questa amicizia e fui contattato dall'allora presidente, ancora credo sia presidente, dell'ICW, la Italian Championship Wrestling, Emilio Bernocchi, che tra l'altro lotta nella federazione con il nome di Mr. Excellent. Emilio mi disse che praticamente, se non sbaglio, si chiamava Publitime l'azienda, li aveva ingaggiati per una serie di spettacoli all'interno dei centri commerciali, con una richiesta fondamentale, cioè avere un commento in sala. Pensate voi fare un commento di wrestling in un centro commerciale, cioè tu parli di wrestling e accanto c'è quello che compra i salumi, quello che esce con il gelato, quindi non è semplicissimo, ve lo posso assicurare. Quindi io dissi, va bene, lui aveva contattato me e dissi, ma secondo me è meglio un dialogo a due, come tutti i grossi commentatori, i grossi spettacoli di wrestling hanno sempre un doppio commento, a parte Joey Styles nella ECW, che comunque era bravissimo anche da solo. E io allora contattai Emanuele, Emanuele mi rispose subito contentissimo, certo, certo. E io ebbi quest'idea un po' diversa. Invece di fare solo un commento tecnico, come fanno tutti praticamente, perché non diamo nuova linfa a quel modo di fare commento degli anni '80, dove c'era il commento tecnico, il buono per capirsi, e il cattivo, dove io ovviamente ero il cattivo, e lui stranamente io mi aspettavo che Manuele sicuramente mi dirà no, ma dai, invece accettò subito, sì, 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 mi sembra un'idea eccezionale. E così siamo partiti, Maestro Zamo e Titan Morgan Mm. insieme. Nel 2003 il primo spettacolo fu al centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio, e poi abbiamo girato tutta l'Italia nei vari spettacoli e abbiamo avuto una carriera insieme bellissima, diciamo divertentississima, e siamo entrati in contatto con tante realtà, non solo italiane, ma anche europee. Siamo riusciti a entrare in contatto con personaggi come per esempio Billy Gunn, oppure personaggi europei come la Swiss Money Holding, Vesna, Swiss che poi è la wrestler femminile, è la mamma della Sì. Saraya che lotta attualmente nella AEW, ecco, Paige nella Mhm. WWE, insomma, come la volete conoscere. Quindi, insomma, e ne avrei tanti di aneddoti da raccontarti di questo periodo favoloso, ecco. Quindi diciamo tu hai riportato in auge il vero commento del wrestling, no? Il buono e il cattivo, come magari lo facevano Jesse Ventura e Gorilla Monsoon, Jerry Lawler, Esatto, e poi in futuro esatto, l'hanno fatto Jerry Lawler e Jim Ross, ed era proprio quello esatto, esatto. il bel commento del wrestling, no? Magari che uno incita i Sì, cattivi. beh, noi ci piaceva fare questa cosa. Non so se poi penso di sì, insomma, piaceva perché poi venivano le famiglie. Noi abbiamo sempre fatto il nostro concetto di wrestling, è un concetto aperto a tutti, non a chi è interessato ai tecnicismi, alle date, ma veramente aperto a tutti, alle famiglie. Le famiglie piaceva sentire questa cosa del buono e del cattivo. Ecco, era questo che emozionava le famiglie, insomma, tenevamo. E poi era anche un metodo migliore, perché chiaramente uno dice, ma il lottatore sente il tuo commento, quindi si accorge Mm. dalle tue parole se c'è un movimento del cattivo o del buono. Invece per noi non era così, perché il cattivo che ero io cercava di sviare, diciamo, e il buono mi diceva, che era Emanuele, e Tata Morgan mi diceva, cosa stai dicendo? Ma non ti vergogni! E quindi si creava ancora più hype, si Mm. direbbe oggi, più tensione, più divertimento nel pubblico in sala, che poi quando vinceva finalmente il buono, magari nell'ultimo match, nel main event, scoppiava tutti in un urli, in risate, eccetera. Ecco, per noi quello voleva dire lo spettacolo era andato a buon fine.
Sì, anche perché poi, come hai detto tu prima, cercavate, ecco, di unire non solo gli appassionati di wrestling, ma proprio un pubblico in generale, che era un po' il pubblico dei primi anni 2000, no? Che il wrestling stava spopolando in tutta Italia e quindi c'erano persone che magari non capivano nulla di wrestling, ma si iniziavano ad appassionare proprio perché andava di moda. Esatto. Io devo dire una cosa, dirò adesso una cosa forse un po' impopolare. Allora, tanti parlano molto male del commento di Italia 1 di, Recalcati e Valenti. Ora io capisco da appassionato di wrestling, da super fan, da archivista di wrestling, capisco il punto di vista di queste persone perché, sentire Tartufone, Look My Face e cose di questo genere, capisco che possa dare un colpo al cuore. Sì, anche perché voglio Ehm dirti subito una cosa, cioè, mio padre è del 68, ha quasi 60 anni. Mio padre attualmente, nel 2024, non sa Bobby Lashley chi è, ma se dici Tartufone, ti sa dire Buffone. chi è. Cioè, questo per farti capire Infatti, che cosa è successo, ecco, in quegli anni. infatti io ecco vorrei spezzare una lancia a loro favore perché capisco che questo commento non possa piacere a un appassionato diciamo di vecchia data, a un appassionato storico, però serviva per portare, persone non proprio stra-appassionate, per ampliare il numero, che poi alla fine è stato di vantaggio anche nostro, perché questo ha portato più wrestling in Italia, più oggetti, più merchandise, più gadget e più spettacoli. In quel periodo di wrestling italiano, di spettacoli e di tour della WWE o anche di altre, c'è stato addirittura un tour della New Japan In in quel Sardegna. periodo. Ecco, assurdo pensare questa cosa, però diciamo la verità, era dovuto a questa cosa, perché c'era questo richiamo, te mettevi wrestling e la gente accorreva. Questa è la cosa più importante. Quindi non mi sento di dire sempre peste e corna come fanno tutti. Anche grazie a questo, diciamo, si arriva all'obiettivo finale. Ecco, Sì, tutto anche, qui. anche perché, come hai detto tu, ecco, mo per esempio tutti gli oggetti che ho dietro le spalle vengono tutti da quell'epoca, che erano presenti proprio nei negozi italiani. Tu, se io lo dico spesso, no? Cioè, se tu avevi un negozio e non avevi gli oggetti WWE, tu magari dovevi No, chiudere. no, è finito. Chiudere. Era un momento allucinante, tutti dovevano avere. Io mi ricordo che trovavo cose della WWE tipo da mesticheria, cioè una cosa assurda, impensabile. Oggi invece, come puoi ben vedere, nonostante ci sia un bel ritorno del wrestling in Italia, ancora siamo un po' indietro da questo punto di vista. Ecco, Sì, siamo neanche tornati i parecchi negozi passi di indietro. giocattolo, neanche i negozi di giocattoli hanno più roba WWE. No, purtroppo no, purtroppo no. Però i segnali che ci sono in questo momento sono molto positivi e confido. Allora, il wrestling ha sempre fatto così in Italia, va un po' ad onde, Sì, diciamo, no, ci sono dei momenti di picchi e dei momenti bassi. Ora siamo in un momento di picco che però, grazie all'aiuto di internet, grazie all'aiuto dei social network, potrebbe anche rimanere fermo lì dove sta, se riusciamo tutti insieme. Un messaggio che lancio, sfrutto il tuo canale per lanciare questo messaggio. Mi raccomando, ragazzi, chi è appassionato di wrestling di vecchia data, chi parla di wrestling come me da tanti anni, cercate di ampliare il vostro raggio di vedute, cercate di inglobare persone che non fanno parte di questo mondo. Non vi atteggiate a super esperti, a grandi conoscitori, ma anzi cercate di portare il messaggio del wrestling, che poi è un messaggio del tutto positivo perché è veramente un bellissimo spettacolo. È come vedere un bellissimo telefilm, ma secondo me ancora più intenso di un telefilm e di un film, a tutti, alle famiglie, ai bambini, alle persone che magari l'hanno visto fino ad oggi come una baracconata oppure come qualcosa di non adatto, ecco, fategli capire invece la bellezza che non è uno sport veramente violento, è uno sport in cui ci sono tante metafore, tanti significati, ecco. Questo per me è importante che arrivi, diciamo, questo messaggio a tutti coloro che stanno vedendo, insomma, queste immagini in questo momento. sì, anche perché come dici tu, no, io
sono andato all'ultimo show a Napoli della NWE, no, che è ritornata, Mh-mh. dopo quasi Sì. 10 anni e, ero solo perché i miei amici non seguono e, la mia ragazza l'ho dovuta costringere, a venire a farmi compagnia e non voleva venire in Non nessun mi riesce modo. quasi mai. Non voleva Io venire ho in una nessun modo. compagna. Niente. Per me è allucinante, diciamo, tutte le volte: "Ma ancora?" Perché è così, purtroppo Perché mi è la dice è proprio: no. "Ormai c'hai quasi 30 anni, stai ancora appresso a questi qua che si picchiano". E comunque, c'ho messo di tutto per farla venire. È venuta, ma ti devo dire che ancora tuttora dice: "Quando c'è il prossimo show?" Significa che, quella cosa di, vederla dal vivo ti fa capire quanto è veramente bello e quanto unisce, perché eravamo quasi 2000 persone. Allora, sono più che d'accordo perché, recentemente, ora non mi ricordo quando siamo andati, sia io che Titan Morgan siamo andati a Firenze al teatro Cartiere Carrara, A dove si Colossal. esibiva. Esatto, della SIW o SIV se la vogliamo dire all'italiana, la Superior Italian Wrestling. Devo dire che hanno fatto uno spettacolo eccezionale. Eccezionale se considerate che loro non hanno portato lottatori famosi dall'estero. 1, Loro hanno un concetto un po' sì, hanno portato Sid Sid Scala che ha Scala. avuto un passato a NXT UK, Sì, ma ma alla fine penso che come pochi, diciamo, assistente di general manager, cioè, una figura diciamo secondaria. sì, infatti, però loro hanno un modo di pensare il wrestling molto simile al Vince McMahon degli anni '80, cioè quello di combinare il wrestling con altre tipologie di entertainment. Nel loro caso ovviamente si rivolgono ai giovani, quindi utilizzano influencer, social network, personaggi youtuber e cose Ma sul è genere. giustissimo, è giustissimo. Chiaramente. Ecco, vorrei arrivare a dire questo, è giustissimo. E ti dico che la mia compagna accanto a me ha detto: "Ma lo sai che è veramente un bello spettacolo?" Si è veramente divertita. E poi hanno messo di tutto, incontri con le scale, la Sì, gabbia, battle royale, quindi è stato veramente, veramente divertente. Secondo me quello è un modo di fare wrestling un po' proiettato in quello che dicevo prima, cioè di allargamento, verso, tutte le famiglie, molto intelligente. Quindi un grande bravo al mio amico Alex Flash, sì. che lotta nella federazione perché ha saputo tirare su uno spettacolo eccezionale. Infatti sarò anche al loro prossimo spettacolo di marzo e vi aspetto, mi raccomando, non vi dico niente, né nome né date né nulla, andate a trovarlo sul sito della SIW e ci sarà anche tra l'altro il doppiatore e influencer anche lui, youtuber Maurizio Merluzzo, Capitan Fintus si Capitan chiamava Finto. prima come wrestler, anche lui un personaggio favoloso anche come persona, diciamo, molto alla mano, molto bravo, che ha dato un bell'aiuto, diciamo, al Sì, ha wrestling aiutato italiano, questo va tantissimo detto. anche, anche con la sua serie, ecco, Vita da wrestler, che magari anche per i non appassionati, è stato una bella serie, molto interessante da guardare. Sì, esatto. Lui ha dato un bel contributo e anche lì, noi eravamo proprio seduti a poche sedie da lui e lui era lì come spettatore principalmente. E devo dirti che questo spettacolo, diciamo, in maniera svogliata, perché ci doveva essere, ecco insomma, ma l'ha seguito come un appassionato di wrestling. Sì. Si torna sempre lì. Quando c'è la passione viene fuori sempre qualcosa di bello. Valeva per Michele Fosa, vale anche per Maurizio Merluzzo ovviamente. Sì, poi, tu che l'hai visto dal vivo, io l'ho visto, dalla televisione, quindi, cioè per me guardare quello show è stato proprio come, guardare mi sembrava di essere oltreoceano. Se non avessero parlato in italiano, sembrava di vedere tranquillamente uno show, di una major americana. Certo, mi Cioè immagino. Poi la NWE ha una bella storia dietro. Mi sembra che iniziò proprio nel 2003 come quando ho iniziato io praticamente, portando addirittura la leggenda Bret Hitman Hart a Monza, fecero questo, lo chiamavano Wrestling Gala praticamente, facendolo anche presentare a Dan Mercurio. Peterson. Lì erano credo, non voglio dire
non voglio dire una castroneria, ma credo che fosse proprio il primo, se eliminiamo ovviamente il wrestling italiano che comunque già faceva i suoi piccoli show, diciamo, quello è stato il primo show extra, diciamo, ICW, extra XW, fatto in Italia che portava un lottatore americano qui da noi in Italia, che era appunto Bret Hart, poi c'erano anche i lottatori della Combat Zone Wrestling, la CCW, insomma, è stata la prima volta. Devo dire, vedere Bret Hart, stringere la mano a Bret Hart fu un'emozione incredibile, insomma, ecco, quello sì. Sì, anche perché ha portato Ultimate Warrior, l'ha risvegliato dal ritiro e l'ha fatto ritirare di nuovo. Hanno avuto Ultimo Dragon che c'era anche a Napoli quest'estate, c'è quest'autunno. Poi c'è stato anche Vampiro che c'era già all'epoca. Esatto, Comunque esatto. Ti c'è dirò una stato. cosa, per voi che seguite il podcast, vi dirò una cosa. All'epoca di Bret Hart con il Wrestling Gala, Manuele era accanto a me, Titan Morgan, ed era completamente, io dico questa cosa, poi lui mi ucciderà e mi leverà l'amicizia che aveva detto prima, era completamente vestito da Hulk Hogan. Completamente, compreso i boa che aveva Hulk Hogan, non so se vi ricordate, nel periodo 2002. E noi eravamo seduti in prima fila. Bret Hart lo guardava fisso, diretto nel viso e a un certo punto Manuele disse cosa ne pensi di Bret Hart? E Bret Hart rispose una cosa tipo è un sopravvalutato, non vale nulla. E vi posso assicurare che io credevo nascesse un litigio lì in diretta tra Titan Morgan e Bret Hart perché si guardarono in una maniera pazzesca, credevo se li volessero dare in quel momento, però poi fortunatamente non successe nulla e rimase tutto così. Ecco, questo sicuramente Emanuele non te lo dirà se ti intervista, ma te l'ho detto io. Beh, glielo chiederò. Bravo, bravo, fallo, fallo. Comunque tu mi hai nominato molte volte la ICW anche perché diciamo ci hai collaborato, ci hai lavorato. Io settimana scorsa ho parlato con Johnny Puttini e mi disse una cosa che mi ha un po' sconvolto, cioè perché non immaginavo, che in un certo momento la Pigna fece dei quaderni della ICW. Certo, certo. Tanto per dirti a che ovviamente si parla sempre del periodo, quello che dicevi prima, cioè del boom del wrestling di SmackDown. Era arrivata a un livello incredibile. Non solo. Ti dirò che io ho partecipato, non so se ti ricordi, la trasmissione di Italia 1 Lucignolo. Era una Lucignolo. trasmissione che No, Lucignolo era un contenitore, diciamo, un contenitore di Italia 1 che spaziava dallo sport all'entertainment, eccetera, e fece una puntata dedicata ai miti. Mi ricordo che in quella puntata c'era, per esempio, Valentino Rossi, c'era Vasco Rossi, pensate, e c'era Fabio Ferrari, in arte Red Red Devil Devil. a quell'epoca. Quindi per darvi l'idea, e praticamente seguirono tutto il percorso di Fabio da casa sua fino al backstage, fino alla preparazione, al trucco, all'incontro, al dopo incontro. Questo per dirti che livelli era arrivato il wrestling in quel periodo. Cioè, Fabio Ferrari, Fabio, se mi stai seguendo, io ti voglio un bene dell'anima, è uno dei più grandi lottatori, non solo in Italia, non solo in Europa, ma secondo me anche nel mondo. È veramente bravissimo. Io non so come mai ancora le major americane, lasciamo fare la WWE che è un conglomerato enorme, ma ci sono tante altre federazioni, la TNA, la AEW, perché ancora non l'abbiano chiamato per me rimane un mistero, perché è veramente una persona eccezionale, un wrestler incredibile. Quindi io gli voglio un male bene, però pensate a cosa era paragonata, a Vasco Rossi. Cioè, è incredibile. Questo per dirti il successo che aveva all'epoca, ecco, il wrestling tout court, cioè il wrestling e basta, ecco, dappertutto. Tu pensi che, cioè, ora togliamo la WWE da mezzo, io dico proprio il wrestling italiano, può raggiungere Sì. vette, cioè, che ne so, magari fare uno show di wrestling italiano con wrestler italiani e magari commento inglese, così che il wrestling italiano viene venduto un po' in giro per il mondo. Allora, siamo ancora un po' indietro, diciamo, noi per arrivare a quel traguardo, però pensa da dove siamo partiti noi, cioè i primi lottatori che ancora lottano, tipo
Fabio Ferrari, appunto Mister Excellent, hanno iniziato su dei tappetini in palestra, perché non sapevano come fare per allenarsi, per andare, cioè avevano tanta passione, ma gli mancavano i mezzi. Dopo poi hanno iniziato a fare qualsiasi corso riuscissero a fare, stage all'estero, in Europa, e quindi hanno accresciuto il loro saper fare sul ring. Oggi, per arrivare a quello che dici tu, siamo già molti passi più avanti. Per esempio, prima abbiamo parlato della SAW. L'SAW collabora con la OTT, Sì, la Over the Top Wrestling, che è una federazione irlandese, se non sbaglio, sì. che ancora oggi richiama, ed è tra l'altro molto collegata alla WWE, perché alcuni lottatori della WWE ancora ogni tanto Sì, lottano nella Finn OTT, tipo Balor Finn e JD Balor. McDonagh, anche perché sono nati lì, da quello che ho capito. Esatto, esatto. Il prossimo show credo ci sarà Lyra Valkyria, per esempio, per dire un altro nome abbastanza recente. E loro hanno una bella collaborazione, e alcuni di questi lottatori sono andati anche a lottare per loro laggiù. Quindi, diciamo, passi in avanti se ne fanno, però bisognerebbe innanzitutto, questo lo dico in generale per tutte le federazioni di wrestling, che non solo la SW e la ICW, perché ci sono tante federazioni in Italia e sono veramente tutte valide. Mi viene in mente, per esempio, quella del mio amico il Drago, la Milano Wrestling Federation, che ha degli show pazzeschi, pazzeschi, con gente pazzesca che lotta in una maniera incredibile. Devono cercare, ovviamente, questo però non è solamente colpa loro, ci sono tante motivazioni dietro, devono cercare di avere anche booking all'estero, di diciamo sapersi approcciare anche con altre folle e con altre tipologie, perché noi in Italia approcciamo il wrestling in un modo, in Inghilterra in un altro, in Francia in un altro ancora, in America completamente diverso, in Giappone ancora e via dicendo. Qualcuno l'ha fatto. Penso per esempio a Francesco Akira, che secondo me È sarà il andato lì. prossimo vero italiano che arriverà a debuttare in una major americana di un certo livello. Sì, anche perché alla fine in New Japan è come se è paragonata alla fine a una major americana. Comunque la top, penso, nella top 5 delle migliori al mondo, la New Japan. Certo, certo, la New Japan c'è stato un periodo era anche superiore alla WWF dell'epoca praticamente. Sì, anche New Japan è la bimba, la figlia di Inoki, di Antonio Inoki, no? Esatto, esatto, è nata Quindi, tutta da lui. Per noi la New Japan è una seconda casa, perché noi abbiamo imparato a conoscere il wrestling grazie alla New Japan, grazie al maestro Antonio Fusaro, che ho avuto anche il piacere, diciamo così, di scambiare due parole sui social. È una persona molto carina, molto preparata. Forse, ovviamente, dire preparata ora può far ridere perché magari non conosce le mosse, che ne so, la shooting star press o cose di questo genere. Però era molto preparata a livello televisivo, era bravissimo, sapeva tenere il pubblico, ha vinto, diciamo, all'azione che si stava svolgendo sul ring, ecco, quindi eccezionale. Quindi la New Japan è stata un po' la nostra prima casa, poi è arrivato la WWF con Dan Peterson e poi via dicendo, ecco, insomma. sì, io spero, anche perché Akira lo guardo spesso i suoi match, anche perché comunque ha vinto i titoli di coppia IWGP, quindi non è proprio il primo fesso, ecco. Comunque è stato No, cioè, per un certo periodo uno dei top al mondo, perché comunque prendendo ecco, in considerazione la categoria tag team, è stato uno dei migliori del mondo in quel momento. È comunque un sono grandissimo perfettamente atleta. d'accordo. Non è che Sì, è sì, son perfettamente. partito da qui e si è allenato lì. Comunque è partito dall'Italia, si è allenato in Italia Esatto. e ha lottato in Italia. Esatto, esatto, esatto. Sì, sì, lui è partito credo proprio dall'ICW, se non sbaglio, perché, credo che lui si sia allenato, credo, con Emilio Vernocchi e con Cobra, però non vorrei sbagliarmi su questo, che l'hanno iniziato appunto alle prime mosse del wrestling. Poi lui aveva questa voglia enorme di fare, di approdare, perché poi alla fine la vita di un lottatore di wrestling è veramente difficile. Vuol dire stare lontani dalla propria famiglia, vuol dire stare lontani dagli affetti, dalla casa, girare continuamente, non avere una propria casa praticamente, non vederla quasi No. mai. Tutto questo solo per quei 10, 15 minuti in cui sei
tra quelle corde, con la folla intorno, per sentire quel brivido, quel rush, che poi inevitabilmente a un certo punto andrà a finire per l'età, per tanti motivi. Quindi per ogni lottatore di wrestling italiano e non, bisogna pensarla a questa cosa, perché sono veramente degli atleti straordinari. Non penso ci siano eguali in qualsiasi altro sport. Guarda come mi sbilancio, insomma. No, no, perché se prendi il calcio, per esempio, hanno tipo 3-4 giorni liberi a settimana. Se prendi il basket, la stessissima cosa. Mentre il wrestling sono 360 giorni all'anno, magari hai proprio quei 5 giorni liberi e basta. Esatto, 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 Soltanto ora, esatto. ecco E che ora Triple anche H un pochino ha... meglio Sì, perché esatto. è un po' cambiato la cosa, ma se diciamo andate a leggere le memorie, per esempio, uno per tutti, Ric Flair, lui racconta che non era mai a casa, addirittura lottava anche 2 volte nel periodo del fine settimana, perché c'erano più spettacoli e quindi veniva richiesto il campione del mondo più volte possibile. Per dire insomma lo stress a cui andavano incontro. Natale, Ferragosto, sempre on the road. Soltanto ora con Triple H è Sempre. cambiato un po', che addirittura sta registrando le puntate settimane prima, proprio per dar modo ai wrestler di passare il giorno del ringraziamento a casa, Natale, Esatto, questa Capodanno. è una cosa epocale perché non era mai successo. Non era Ma mai io penso successo, è proprio, che lui lo sta penso, la prima volta in facendo. assoluto. Lui lo sta facendo proprio perché periodo Attitude Era e periodo Ruthless Aggression lui era protagonista. Quindi secondo me lui lo sta facendo proprio Certo, perché l'ha vissuto quel male, ecco. Lui magari ha avuto la fortuna perché certo. sua moglie era la figlia del capo e quindi magari ce l'aveva Sì, attorno. sua moglie era la figlia del capo, ma lo è stato dal 99 in poi. Triple H come Hunter Hearst Helmsley era in WWE dal 1995 e poi aveva già lottato nella WCW, in altre federazioni, quindi già sapeva cosa voleva dire e poi aveva subito tanto. Ricordiamoci che lui è stato l'unico ad essere punito per l'incidente, quello famoso, diciamo, Mhm. avvenuto al Madison Square Garden, esatto, avvenuto al Madison Square Garden in cui ruppero la kayfabe per la prima volta davanti al pubblico e Shawn Michaels era il campione del mondo, non poteva essere punito. Sean Waltman, One, Two, Three Kid, X-Pac non era presente. Kevin Nash, Scott Hall, Diesel e Se Razor n'era andato. Ramon sarebbero andati lì a poco in WCW, rimaneva solamente lui e lui fu punito, doveva vincere, doveva fare, doveva essere in rampa di lancio e questa rampa di lancio fu frenata. Ma lui ha saputo tenere fede alla promessa fatta a se stesso di arrivare ad essere un giorno campione del mondo e è ripartito un'altra volta da zero, sempre più in alto e è arrivato dove è ora. Anche perché magari se lui non avesse fatto quell'errore, Stone Cold non avrebbe avuto poi il successo che ha avuto. Perché poi il posto Esatto, suo l'ha esatto, preso, cioè ci sono tante cose esatto. che la Sì, sì, il storia non può wrestling è così, è cambiare. un concatenamento di emozioni e di situazioni. Sì, sì, certo. E tu hai Esatto, nominato esatto. la kayfabe. Per te ora, Sì, anche perché diciamo che in questo periodo stiamo proprio girando questo argomento dopo, non so se hai visto il video di Kevin Owens e Randy Orton. sì, ho Tu capito. non Tu lo- dici quello che loro hanno riportato un po' la kayfabe in un certo senso a un certo livello, questo volevi dire, insomma, cioè hanno riportato un po' alla luce. Sì, perché l'hanno rotta, se così si può dire, facendo perché un fan li ha ripresi mentre loro stavano nel parcheggio a guardare la nuova macchina che si era comprato Owens. E secondo te nel Sì, sì. 2024 è ancora una cosa importante dover mantenere quel mistero, che poi alla fine si sa. Sì, allora, tra l'altro c'è stato, mi sembra, anche recentemente tanto chiasso mediatico per quella foto che c'era CM Punk e Drew McIntyre, mi pare, a bordo Sì, sì, ring sì, 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 poco sì, 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 prima sì. del loro incontro, ecco. Diciamo che secondo me oramai non può più avere quell'importanza che aveva un tempo. Lo dico con grande malincuore perché quando c'era la kayfabe, secondo me il wrestling era migliore.
c'era quando sapevamo meno ci divertivamo di più. E tu che hai Però vissuto il oramai è boom impossibile. nel wrestling in Italia, voi italiani, io purtroppo ero piccolo, Sì, quindi non l'ho vissuto in pieno, ecco, col certo. wrestling italiano. Voi la rispettavate la kayfabe in giro? Noi ma come wrestling italiano dici? Sì, 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 tu, certo, noi Titan, cercavamo gli altri. ti ho detto questo. Allora, sai, io e Emanuele eravamo 2 commentatori, quindi in un certo senso eravamo comunque accanto e quindi per noi valeva fino a un certo punto. Mentre per quanto riguarda i lottatori della CW valeva tantissimo. Prima ho nominato Lucignolo, Lucignolo venne anche con l'intenzione, tra le righe, di far vedere che il wrestling era tutto falso. Mi ricordo, ora lo possiamo dire, che il presidente Bernocchi ci chiamò tutti prima e ci disse: guardate, noi dobbiamo mantenere al massimo la kayfabe, non come sempre, al massimo, perché non vogliamo far trasparire questa cosa. E ti posso dire che sono stati molto bravi. Ci tenevamo. Per quanto potevamo, ci tenevamo, ecco, quello sì, anche perché ovviamente noi non generavamo lo stesso chiasso mediatico della WWE o della WCW, eravamo una realtà molto piccola, quindi ci potevamo permettere ancora di mantenere la kayfabe. Oggi purtroppo, oltre a internet si è aggiunto i social network, lo streaming e via dicendo, è praticamente impossibile, ecco, è una cosa secondo me praticamente impossibile. No, mi interessava perché non avendo vissuto quel periodo in pieno, magari mi piaceva ecco, sentire una storia, magari che due wrestler non potevano ecco, andare a cena insieme, non potevano andare al bar insieme, perché magari c'erano persone che volevano chiedere la foto, l'autografo, all'epoca penso più Noi mi l'autografo. ricordo che cercavamo, per esempio, tu hai detto per mangiare insieme, cercavamo dei ristoranti molto distanti fuori dalla città praticamente, per stare certamente insieme, però magari in un'altra città non arrivavano a vedere perché era uno spettacolo locale, quindi non arrivavano a vederci e potevamo mantenere in questo modo la kayfabe, ecco, nel nostro piccolo ovviamente, ci mancherebbe altro. Tutto lì. E tu, hai preso diciamo hai intrapreso la carriera da commentatore e poi da ecco, prima da scrittore, diciamo così. Ma tu hai mai Sì. pensato di salire sul ring? No, io sono salito sul ring, non come wrestler, ma come manager. Sono stato uno dei manager più cattivi in assoluto. Allora, io ho fatto da manager sia in ICW che nella 2PW, più il pro wrestling, che poi è, diciamo, è un po' la fase embrionale della SIW, ecco. E è stato divertentissimo. Fare veramente. Mi ricordo, per esempio, c'era questo lottatore gigantesco, si chiamava Caronte, insomma un uomo veramente grande e mi ricordo c'era questa scena, lui era terrorizzato, mi raccomando Zamo, mi raccomando, perché io avevo una manciata di sale e gliela dovevo gettare negli occhi. Questo per dire, ecco, ho fatto cose piccole così, ne ho anche prese, questo ve lo posso dire perché purtroppo i manager heel ogni tanto le prendono, però ecco sì, diciamo non ho mai pensato di buttarmi come lottatore, non è mai stato il mio interesse principale. Mi piaceva molto commentare, ho fatto il manager molto per divertimento, ecco. Il mio primo interesse nel wrestling è stato sempre quello di scrivere prima di tutto e poi mi sarebbe piaciuto commentare uno spettacolo in televisione. Avevo avuto un'idea che poi non è mai andata in porto, un contenitore sulle TV, sui circuiti delle TV private, come poteva essere Super Six o ora non so neanche perché se esistano dei circuiti similari anche per lo streaming, un contenitore che potesse racchiudere tutti i momenti più salienti di tutte le federazioni italiane, per far conoscere il wrestling italiano in tutta Italia. Perché all'epoca magari la ICW lottava in determinate zone, ma anche ora è così. C'è la Milano Sì, Wrestling Federation, lo dice la parola stesso, è là. a Milano. Ci sono quelli che lottano solo a Napoli, tipo i miti del wrestling, l'ASW che è in Toscana, e magari presentano ognuno di loro quel match, quella cosa un pochino più importante, e mi sarebbe piaciuto presentare questo contenitore. Avevo qualche aggancio, poi purtroppo non è andata a buon fine. Sì, esatto, io infatti parlavo, infatti giovedì proprio uscirà l'episodio con Adriano, l'attuale campione di coppia Sì, SIW,
E dicevo proprio questo, no? Di cercare di portare anche show di SIW qui a Napoli, oppure magari ecco la Milano Wrestling Federation che viene qui a Napoli, cioè magari di uscire un po' dalla propria comfort zone, perché mi sembra ecco di essere tornato magari agli anni 40-50 in cui in America c'era la È un, territorialità della NWA, no? allora, è un residuato questo degli inizi degli anni 2000, quando praticamente le federazioni italiane iniziarono ad apparire, perché praticamente lo spiega bene Nino Baldan nel suo libro, mi sembra sia Io il Wrestling, l'ho Sì, recensito sì. poco tempo fa. Praticamente quando è nata la prima federazione è stata proprio l'ICW, poi ci furono degli screzi e lui andò via e si accasò praticamente a Messina in quella che era la IWA, poi divenne la XIW praticamente. Ecco, a quell'epoca c'erano degli odi incredibili tra le due federazioni, non si potevano vedere. L'unico match che riuscirono a fare fu quello proprio al Wrestling Gala, ma io ero presente e vi posso assicurare che la tensione era altissima. E poi praticamente hanno continuato per le loro strade. Oggi non è più così perché tanti lottatori lottano in varie federazioni italiane, quindi è già un bel passo in avanti questo. È un bellissimo passo in avanti. Penso che ci arriveremo anche a fare questa cosa. Considera però che non è solamente colpa delle federazioni stesse. Non è semplice muoversi per l'Italia, ci No. vogliono dei promoter, ci vuole qualcuno che creda in quello, perché magari per dire la SW ha le sue palestre, ha i suoi agganci in Toscana. È un po' difficile trovare agganci anche nel resto d'Italia se non sei della zona. In questo senso si potrebbero aiutare le federazioni. Per esempio, faccio un esempio così, la Milano Wrestling Federation chiede all'SW uno spazio in Toscana, come potrebbe essere il Teatro Cartiere Carrara di Firenze, dargli qualche aggancio e viceversa la SW potrebbe prendere qualche aggancio per fare uno spettacolo a Milano. Questo è un suggerimento che do, vediamo se insomma lo colgono, ecco. Sì, anche perché, così non c'è bisogno, ecco, di spostarsi, oppure proprio per far conoscere, per ampliare, ecco, gli orizzonti, no, far conoscere magari la Milano Wrestling Federation anche ai ragazzi a Napoli. Ma io sto nominando Napoli proprio perché sono di qui, ma il discorso si può ampliare Eh, in tutta l'Italia, no? Io sono stato a lavorare per quasi 3 mesi in Sardegna, per esempio in Sardegna non esiste il wrestling. È una ah, zona è vero. totalmente vuota. E magari proporre Ed è show un lì. peccato perché lì c'è stata addirittura la WWF in Sardegna negli anni '80. Quindi, insomma, penso che Perciò, un po' di passione ce l'abbiano anche loro, ecco, per non è ampliare magari semplice, gli non è per nulla orizzonti semplice. e aprire altri poli. Anche, Sono d'accordo, sono non d'accordo. dico solo in Sardegna, ma magari in tutta Italia, no? In tutta Italia, certo, certo. Ci sono tante scuole, ti dico che la situazione è già molto migliorata. Sì, Ora, a sì, sì, parte la Sardegna come caso particolare, però la situazione è molto migliorata. Considera che prima uno come Pac, che è la leggenda dell'hardcore del wrestling italiano, partiva dalla Valle d'Aosta e andava a finire a Venezia per farsi un allenamento. Poi riprendeva la macchina e tornava a casa, tutto a proprie spese, una fatica immensa praticamente. Quindi, insomma, passi in avanti ne sono stati fatti. Un altro passo in avanti che è stato fatto, ma secondo me non è ancora abbastanza, è quello relativo al wrestling femminile. Il wrestling non femminile in Italia, sono pochissime, sì. esatto, troppo Poi poco a parte che perché sono pochissime, è noi che abbiamo, sono costrette a fare match intergender, perché non ci sono, ecco, esatto, proprio il numero adatto, di donne per poter fare una vera e propria divisione femminile. esatto, esatto. Ti devo dire che ne ho parlato recentemente anche con Queen Maya, che è forse la wrestler femminile in assoluto più conosciuta in Italia, la più famosa perché è stata campionessa anche all'estero, ha lottato in Stardom, ha lottato con Io Shirai, con Kairi Sane, con Swizzerella, Blue Nikita, Vesna, quindi insomma si parla veramente di una grandissima. E anche lei diceva sì, però bisognerebbe andare avanti perché obiettivamente noi abbiamo delle wrestler italiane eccezionali. Vi dico, a livello paritario di quelle che vedete a NXT, per esempio. Forse addirittura qualcuno anche superiore.
Mi viene in mente, per esempio, io ho visto di recente Swan, la SW, che è eccezionale. Cioè, non parlo solo di abilità sul ring, parlo anche del modo di porsi con la telecamera, con l'obiettivo, con il pubblico, che è una parte fondamentale, ma ce ne sono tantissime, tantissime in tutta Italia. Quindi è veramente un peccato che non venga dato così tanto, un po' di spazio in più a queste eccezionali lottatrici. Brava, brava la ragazza che gestisce il blog Donne tra le Donne corde, tra le è corde, sì. bravissima e ci ha portato, ci porta continuamente a conoscenza. Ora non mi viene il nome in mente, scusami Mi tantissimo, sembra ma Rachele, comunque Donne tra le non corde. voglio sbagliare. Rachele, Rachele, bravo, bravo. Andate a cercare Donne tra le corde su Instagram perché veramente tutti i giorni danno notizie, interviste sia sul wrestling femminile estero, ma anche tanto sul wrestling femminile italiano. Quindi un plauso a lei che fa, penso, questa cosa praticamente da sola. Ecco, quindi veramente molto brava. Ma comunque diciamo che anche lì si sta vedendo tanti segni di miglioramento. Ancora pochi, troppo pochi, secondo il mio avviso, però ce ne sono già, ecco, dei segnali di miglioramento. Sì, ma infatti io non capisco, ecco, perché ci siano poche ragazze che vogliono iniziare a fare wrestling, oppure magari hanno paura, forse, di essere giudicate Penso male, anche perché ormai nel che sai, 2024 è penso che sempre questa cosa si sia un po' sdoganata, no? è così, è così, è così. Quando noi iniziavamo a fare, le ragazze non ci pensavano minimamente perché vedevano il wrestling come una cosa solo per ragazzi. Adesso magari le vedono in televisione. Considera che quando noi facevamo wrestling con l'ICW, il wrestling femminile che c'era in televisione era quello dei Brian Panties match, dei lingerie match, di Torrie Wilson, di The Cat, di Stacy Keibler, che per l'amor del cielo, ragazze bellissime, ma insomma non sono neanche un'unghia di Becky Lynch, di Mercedes Moné, di queste grandi Stephanie Vaquer, queste grandi lottatrici che abbiamo ora. Ora invece magari vedono questo e dicono forse posso farla anch'io, si sentono più pronte. Ehm, ora, secondo te siamo pronti qui in Italia a poter gestire un ennesimo boom? Oppure, non Sì. siamo pronti a gestirlo, ma io dico anche a livello di eventi, ecco, magari, la WWC che torna in Italia con uno show, ma che è costretta a farlo, one night only in un posto da 8.000 persone, che, possono sembrare Sì, beh, tante, ma sono relativamente poche, perché i biglietti finiranno, penso, nel giro di 10 minuti. nulla, certo. Allora devi capire questo però, che la WWE non esiste più, cioè c'è la TKO, che è Ah, questo grosso conglomerato, in questo senso intendo dire, cioè esiste sì, sì, certo, sì, sì, però vabbè, sì. questo grosso conglomerato praticamente non può fare alcun passo falso in nessun campo. Quindi cosa fa? Cerca sempre di andare molto lentamente l'MLM per cercare di fare le cose nel modo giusto. L'obiettivo dello show che faranno a marzo, che poi è uno show live, SmackDown, Sì. quindi non è una cosa da poco, a Bologna, è proprio per tastare il terreno su tanti aspetti, per vedere se davanti alle telecamere il pubblico italiano risponde come in un live event, se i biglietti che mi immagino non avranno un prezzo proprio nazional popolare, ma che comunque mi auguro siano in linea, spero insomma, con l'Italia, ecco, nel senso invece che con il resto del mondo, stanno cercando diciamo di fare un po' di prove in attesa di un lancio forse un po' più grosso. Secondo me siamo più pronti ora di come lo eravamo ai tempi del boom, perché abbiamo imparato tanto da quel periodo, abbiamo imparato a gestirlo, abbiamo imparato soprattutto per quanto riguarda, io ritorno sempre lì al wrestling italiano, abbiamo imparato a gestire queste cose, abbiamo imparato a fare forza anche su noi stessi, non solo sui grandi ospiti stranieri, nomi di SmackDown, che tante volte sì, richiamavano il pubblico, ma non erano bravi magari come quelli che avevamo noi in casa nostra. Ecco, quindi secondo me siamo più pronti ora di come eravamo all'epoca. Voglio dire a tutti i ragazzi che ci seguono e che andranno allo show di Bologna di fare i bravi. Non facciamoci riconoscere, eh, eh,
come lo stereotipo italiano. È Facciamo le ve persone serie e non è distruggiamo l'arena. Vi prego. è vero, è vero, concordo in pieno, sottoscrivo in pieno. Però dico anche una cosa, ragazzi, ricordatevi che siete italiani. Quindi quando c'è il conteggio non dite 1, 2, 3, ma dite 1, 2, 3, perché noi siamo italiani. Dobbiamo essere contenti di essere italiani e di far vedere la nostra italianità. Certamente Cody Rhodes si chiamerà sempre Cody Rhodes, Ok. però dobbiamo far capire che noi siamo in Italia. Se possiamo imparare qualcosa da quello che abbiamo visto dai pay per view in Germania e in Francia, è proprio questo. Loro cantavano in francese o in Sì, tedesco per far vedere la loro nazionalità. i Perché non cori, dobbiamo farlo anche noi? i social esistono proprio per unire le persone. Questo podcast è nato proprio per unire persone amanti del wrestling e soprattutto del wrestling italiano. Uniamoci sui social, creiamo un coro, che ne so, un canto, un coro da cantare lì totalmente in italiano. Come hanno fatto i francesi, i tedeschi che hanno cantato canzoni magari già famose, ma noi creiamo un coro nostro, andiamo lì e lo cantiamo per tutta la serata, facciamo Sì, rumore, facciamo sì. casino. Eh, certo, certo, concordo pienamente. Mi devi scusare se ogni tanto mi vedi fare così, ma sento che va e viene. Qui ci deve essere qualche nemico mio del maestro. Io invito tutti i discepoli ad unirsi perché qualcuno sta boicottando la mia intervista. No, scherzo, sarà sicuramente un problema di rete. Tutto lì, tutto Sì, lì. sì, magari un po' di connessione. Tu ci sarai a Bologna? Certo. Io ci vorrei essere, dipende ovviamente se riuscirò ad essere in grado, di acquistare il biglietto, se poi qualche anima pia in qualche modo mi farà entrare in qualità di grande esperto di wrestling, io lo accetterò con grande magnanimità e ne farò il mio discepolo numero 1. Però io sì, penso di esserci, anche perché voglio conoscere vado in questi grandi eventi anche per conoscere le persone, perché, si vedono tanti ragazzi che hanno voglia di come te del resto anche, di vedere anche il passato, non solamente Sì, quello che passa ora, ma di capire, di appassionarsi. Questa è una cosa che mi riempie di gioia. Oramai io sono un vecchierello, cosa posso fare? Poco. Però quello che posso fare è di divulgare quello che ho imparato, che ho avuto la fortuna di imparare da dei grandi come Michele Posa, come Luca Franchini, come il mio amico e mio fratello Titan Morgan, come tante altre persone che ho avuto appunto il piacere di conoscere lungo il percorso che ho fatto. Ecco. sì, anche perché mia madre dice sempre se avessi studiato un poco, l'1% di come tu studi il wrestling, avresti 3 lauree adesso. Perché a me piace proprio, ecco, Però di a tua madre questo, di a tua madre questo, io ho sempre lavorato con tutto il mondo, con l'estero e ho imparato il wrestling seguendo le telecronache ho imparato scusa l'inglese seguendo le telecronache di wrestling. e mia Quindi, madre cara questo però mamma di lo Marco, riconosce, sì. cara mamma di Marco, se mi stai sentendo, il wrestling è utile anche per lo studio. Qui penso che ci massacreranno tutte le mamme di tutti gli Non è vero, ascoltatori più non è vero. giovani perché Io sono d'accordo totalmente con te perché io ho preso proprio i certificati poi di lingua inglese, che sono quasi madrelingua, e questo è stato proprio grazie al wrestling. Io non ho mai aperto un libro di inglese. Io tutto questo perché esa quando ero piccolo faceva su Sky, no? A volte sì, capitava, no, che avendo l'abbonamento mensile, a volte capitava in periodi un po' più difficili che non si riusciva a fare l'abbonamento per seguire la telecronaca di Franchini e Posa. E questo, ecco, su internet io guardavo gli show in lingua originale, avevo 8-9 anni, e questo poi, sì, durante gli anni, ha fatto sì che io imparassi l'inglese guardando il wrestling. Ed è una cosa che esatto, molte persone non ci credono, ma è così. Il wrestling mi ha è insegnato così, è l'inglese. così. Perché già da Esatto, è quando così. ero E lo piccolo, stesso è stato per me. sì, avevo quel linguaggio.
che poi erano mosse, Se vi ma state chiedendo se ho imparato anche il giapponese seguendo la New Japan, no. no. Questo è un po' troppo complicato obiettivamente, anche per me che sono un maestro, insomma, Però io questo non lo capisco. un Come po' abbiamo difficile. fatto ad imparare l'inglese guardando il wrestling? Cioè, sembra strano perché noi non È avevamo la esattamente telecronaca. come quando È esattamente come quando una persona che non parla una lingua va in un paese straniero e la voglia di farsi intendere, di comunicare, eccetera, ti aiuta a imparare la lingua, senza bisogno di professori ed insegnanti. È lo stesso identico concetto. Un appassionato di wrestling vuole cercare di entrare all'interno del concetto di ogni match, di ogni incontro, di ogni intervista e poterne far parte. Questa cosa mi ha consentito di imparare nel tempo, diciamo, la lingua e quindi appunto siamo poi diventati esperti di inglese, ecco, insomma. A parte mi dicono che parlo molto americano, ma molto probabilmente perché lì è Sì, subentrata la sì, WWE, sì, anche perché ecco, a scuola avevo difficoltà perché le professoresse volevano l'accento British che noi non potevamo mai avere perché guardavamo questi americani giganti che si picchiavano. E Esatto, infatti volevo chiederti esatto. proprio che cos'è per te il wrestling, ma volevo dirti anche la risposta che mi ha dato Sì, un wrestler italiano. Painkeeper, sì, che era presente allo show NWE, e questa cosa gliel'ha detta il suo maestro che è il Nazareno. Penso che conosci tu da vecchio certo, fan di wrestling certo, italiano. Che cos'è il wrestling? certo. Per lui sono due uomini grossi, sudati, che si picchiano per finta. Ed è alla fine, ed è vero, no? Se ci pensiamo. Certo, sì. Eh, È Perché un cos'è? po' una definizione tagliata con l'accetta, però vabbè, possiamo prendere anche questo. Per me invece, se vuoi sapere che cos'è per me il wrestling, c'è un modo di dire che utilizzano gli americani e che è secondo me bellissimo, e che è poetry in motion, cioè poesia in movimento. Il wrestling non è mai 2 che si cazzottano, 2 che si fanno del male, 2 che si picchiano, come può essere l'MMA o un qualsiasi sport da combattimento. Si tratta di poesia in movimento, cioè si tratta di un incontro tra 2 persone, proprio un incontro non nel senso l'incontro di wrestling, ma proprio di unione tra 2 persone che insieme, costruiscono qualcosa in movimento per un pubblico, per farti tenere la bocca aperta, per farti esclamare quello "wow" di meraviglia. Ecco cos'è per me, poesia in movimento. Pure perché se io a volte non riesco a pensarci, no? Sì, Prendiamo ad esempio la WWE, esiste dagli anni 50, però diciamo la vera e propria WWE come la conosciamo oggi con Raw, puntate settimanali dal 93. Dal 93 al esatto. 2004 questa macchina, la storia non si è mai fermata. Cioè, ci sono stati amori, amici, fratelli, si sono traditi, chi ha messo le corna, chi questo, chi quello, ma tutto questo è andato avanti per 31 anni senza fermarsi. Cioè, ogni settimana è andato avanti lo show senza mai fermarsi, come una serie TV. Però la serie TV finisce perché ci sono le stagioni, mentre la WWE no, sempre, costantemente, con personaggi diversi, come succede proprio nelle serie TV, ma la storia è andata avanti per oltre 30 anni, senza fermarsi, neanche una settimana, forse soltanto una Infatti è volta. una cosa difficilissima. È una cosa difficilissima. Per esempio, la WCW non c'è riuscita. No. Non è riuscita a tenere quella costante di interesse nel pubblico, nonostante avesse grandissimi campioni e anche delle belle storyline in un certo momento, ma non è riuscito perché non è semplice, non è una serie televisiva che raggiunge, come dicevi tu, il picco estivo, poi basta e riparte, ti dà il tempo di respirare, ti dà il tempo di creare nuove Anche perché la idee, serie TV tu nuove fai il taglio. immaginazioni. No, Tu nella serie TV esatto, registri 3, 4, 10, 15, 100 volte la stessa scena, poi la tagli ed è fatta. Nel wrestling esatto, no, esatto. è one take. Non puoi fare, non puoi fare, non puoi fare. Esatto, esatto.
È una cosa incredibile, tanti non riescono a arrivare a comprenderla questa cosa, ma è la bellezza del wrestling, cioè il fatto che le persone che vediamo entrare sul ring sono atleti, professionisti ovviamente, sono dei grandissimi attori, parlano, recitano, danzano, perché a volte i loro movimenti ricordano molto quelli della danza in certe situazioni. Quindi rendiamoci conto, sono dei personaggi completi, sono delle stelle complete al 100%. E si fanno del male poi, cioè nel senso il fisico ne risente tanto, fanno questo per noi, per il pubblico, ma chi è che fa una cosa di questo genere? I grandi attori hanno 1000 stuntman, escludiamo Jackie Chan, ma insomma tanti hanno 1000 stuntman eccetera, non si fanno un graffio e vengono considerati molto più bravi di tanti lottatori wrestling, alcuni sono veramente dei cani. E quindi, cioè, perché il wrestling, specialmente qui da noi in Italia, non viene visto, diciamo, da chi è anche un pochino più vecchio, diciamo, che un po' della mia età, ancora a un livello, non gli viene dato, diciamo, la giusta importanza. E questo purtroppo è un nostro limite, questo è un nostro limite. Ecco perché non capisco neanche perché gli amanti del cinema non gradiscono il wrestling. Non riesco a capire questa cosa perché per me, ecco, la domanda che ti ho fatto prima, cosa era il wrestling per te, Sì, per me, per esempio, per me è un'opera d'arte. Perché io sono amante di cinema e ho fatto in passato teatro. Quindi io so cosa significa stare davanti ad un pubblico e parlare in one take, che è il teatro. Però nel certo, teatro noi provavamo prima di fare quello spettacolo. Nel wrestling non provano neanche di solito. Di solito è veramente sali sul ring e improvvisi. Però nel teatro tu certo. improvvisi. Quindi riesco più o meno a capire cosa provano gli atleti a dover improvvisare ore e ore di show così. Ma non capisco Cons perché. considera anche, ti interrompo, considera anche che l'attore ha un copione da seguire, anche al Sì, teatro, che è difficilissimo, nessuno toglie questo, è difficilissimo, però ha quello da seguire. Il lottatore di wrestling, che ha anche lui un suo, diciamo, tra virgolette, "copione", lo deve accompagnare seguendo l'interesse del pubblico. Cioè deve capire dove puntare di qui o di là, e tutte e due, diciamo, i protagonisti sul quadrato, per tenere alto l'interesse del pubblico. Quindi non basta solo sapere far quella cosa, ma è importante anche interfacciarsi con il pubblico nell'arena. Una cosa incredibile, secondo me, ecco. sì, anche perché magari arriva un infortunio improvviso. Tu in quel momento il copione non lo puoi seguire perché magari dovevi fare un pile driver, ma il tuo avversario si è infortunato il collo, quindi quel pile driver non lo puoi fare più. Perché altrimenti lo Certo, ammazzi e devi reinventare di nuovo un'altra sequenza da dover fare e non far accorgere al pubblico che quella cosa è improvvisata, cioè è tutta esatto, una esatto, cosa assurda. esatto, esatto. È Eh, così. eh, Una cosa incredibile, ecco, sono dimmi, dimmi, scusami. questo non capisco perché gli amanti del cinema, i registi non amano questa opera teatrale, questo sport, non so neanche come chiamarlo, ecco, perché alla fine è un In misto tra realtà sport, non è spettacolo. in realtà sai, penso che ci sia anche una forma, di "gelosia" tra virgolette. Non tutti ovviamente son così. Qualche giorno fa ho parlato di John Carpenter, che era presente, il famoso regista di Halloween, di The Thing, The Fog, questi film dell'orrore, 1997 Fuga da New York, ecco, un grande regista secondo il mio parere. E lui era presente a WrestleMania 3 e si innamorò del personaggio di Rowdy Roddy Piper, tanto da farne il protagonista del film They Live e Si Vivono. Ma cosa aveva portato, questo non l'ho scritto, cosa aveva portato John Carpenter a comprendere e a accettare la reale grandiosità di un lottatore di wrestling? Molto semplicemente perché lui è esattamente un regista poliedrico, come è un lottatore di wrestling. Infatti, John Carpenter non solo fa il regista, ma per esempio fa anche le musiche molte volte, le colonne sonore dei suoi film. Quindi, probabilmente da uomo che vede le cose a 360 gradi, ha compreso l'importanza di un personaggio così. Pensiamo anche che
perlomeno 2 dei nomi che ora dirò sono tra gli attori più pagati di Hollywood e sono The Rock, ovviamente Dwayne Johnson, Dave Batista, John Cena lo mettiamo, ancora non siamo arrivati ovviamente però insomma il cammino che sta seguendo secondo me è quello giusto, ecco, Sì, sì, insomma. lo porterà, ecco, a Quindi sfondare ad Hollywood alla fine. esatto, esatto. Certamente non stiamo parlando di attori shakespeariani, questo è chiaro, però insomma, poi alla fine al cinema si va per divertirsi, esattamente come si va a vedere uno spettacolo Uno di show di wrestling, wrestling. tutto E lì. secondo te, un regista, prendiamo ad esempio, ecco, dimmi il tuo regista italiano preferito. Il mio regista italiano preferito è una bella parola. Allora, il mio regista italiano preferito non esiste più e si chiama Mario Bava. È stato, praticamente penso il precursore dei film horror insieme a Riccardo Freda. Io sono un grande appassionato di film horror e di fantascienza, di tutto il mondo. Mario Bava era eccezionale e mi piaceva perché aveva questo modo di, diciamo di utilizzare quello che aveva, anche pochi oggetti, anche poche cose e creava atmosfere incredibili. In un certo senso questo ha anche un po' a che vedere con il wrestling che, 2 persone, sono sempre i soliti 2 sul quadrato che lottano, creano però emozioni tutte le volte sempre diverse. Mario Bava faceva questo, ecco. E quindi, secondo te, mo purtroppo non c'è più, però Mario Bava, come potrebbe essere Sì, anche un altro regista ancora in vita, potrebbe sì. mettere su qualcosa inerente al wrestling, cioè potrebbe fare da promoter, ecco, creare uno show indimenticabile, un regista di questo calibro. Sì, sai, allora il discorso è che lo spettacolo di wrestling è come buttarsi, diciamo, nel vuoto, non sai mai come verrà fuori. Quindi questi grossi registi è difficile che si buttino in progetti di questo genere. Più diciamo, forse più probabile un grande promoter di quelli che costruiscano gli spettacoli, in grande stile, ecco quello forse potrebbe essere. Un grande regista ci potrebbe pensare, ma dovrebbe unire alle sue capacità anche un grande amore per il wrestling. Ecco, e non è secondo me molto semplice trovare questa accoppiata, a mio Ecco, anche avviso. perché ci hanno provato con Lucha Underground, in passato, ecco, unire un po' lo stile serie televisiva al wrestling. È stato un bello show, cioè perché hanno fatto 2 È stagioni stato un bellissime, bellissimo show. però purtroppo, tra virgolette, è fallito. È fallito perché forse alla fine queste stagioni di Lucha Underground queste 4 stagioni di Lucha Underground non son riuscite, cioè a me è molto piaciuta anche perché era una cosa nuova, Sì, innovativa. A me piace quando c'è l'innovazione, però forse diciamo ha scontentato un po' tutti, no, un po' gli appassionati veramente del wrestling e un po' quelli delle serie televisive che magari, come dicevo prima, sono quelli che hanno un po' la visione a paraocchi, diciamo, e non riescono un po' a uscire dai loro standard e purtroppo son tanti e quindi diciamo poi alla fine il pubblico era troppo poco per poter tirare avanti, per ulteriori stagioni televisive. Però da quel mondo son venuti fuori, tantissimi lottatori odierni sì. di grande qualità. Ecco, il primo che mi viene in mente, che già lottava ovviamente in Messico, però lì secondo me ne è venuto fuori anche per quanto riguarda il panorama statunitense, Pentagon Junior, Pentagon Pentagon Junior, Dark, sì. Penta el Zero Miedo, come lo volete chiamare, della AEW, che è un lottatore eccezionale. Anche il suo fratello Rey Fenix, insomma, bravissimi. E sono venuti fuori molto di più da Parlando, ecco, della non riuscita di Lucha Underground, poi ecco, dicevo che magari c'è possibilità di ritorno, non proprio di Lucha Underground, ma di un progetto simile perché Vampiro faceva parte del progetto di Lucha Underground, ora è entrato a far parte sì? del progetto NWE. L'ha detto stesso lui su un post social, ecco che è entrato in società, vabbè, queste sono cose loro. Ha anche detto che magari in NWE qualcosa del genere si può portare. Ora non so cosa hanno in mente, però magari qualcosa di carino può uscire fuori.
Questa è una bellissima notizia anche perché ho grande stima di Vampiro anche a livello di creatività, diciamo, per quanto riguarda storyline e match di wrestling. Quindi io la vedo una cosa molto positiva, ecco. Sì, anche perché spostarsi dal Messico, in Italia per lavorare ad una promotion, sì, okay, che la NWE non può essere considerata, wrestling italiano, perché, è un po' più internazionale, ecco, perché, alla fine ha sempre fatto show fuori dall'Italia, ma anche in Italia, però comunque entrare a far parte, di persone di questo calibro, entrare a far parte di un progetto del genere, significa che, uhm si sta lavorando a qualcosa di grande. Esatto, esatto. Io ho grande fiducia anche perché conosco personalmente Roberto Indiano e so che lui, insomma, ha sempre dedicato anima e corpo quando si è buttato nel wrestling e in questi spettacoli. Per cui mi ricordo che vennero anche a Prato un po' di anni fa oramai, forse si parla di una decina di anni fa, e fecero uno spettacolo veramente molto bello. Lì in quell'occasione ebbi modo anche di parlare con Juventud Guerrera, che era un luchador, e con Orlando Jordan. Orlando Jordan che mi ricordo era ancora molto avvilito perché era, diciamo, era già passato un po' di tempo, però ancora aveva nella memoria il backstage condiviso con Eddie Guerrero e ci raccontava appunto di come Eddie era, come lo vedevamo in televisione, cioè molto aperto verso tutti, molto amico, lo prendeva in giro e quindi vederlo andare via da un giorno all'altro è stato un colpo al cuore per tutti coloro che condividevano il backstage con lui. Ecco. Sì, anche per noi alla fine, perché è lì che si è messa la tomba al boom italiano, no? Con la sua scomparsa, perché Sì, eravamo tutti lì suoi. già è stato un bel colpo. Poi ovviamente c'è stato l'omicidio-suicidio di Chris Benoit che ci ha veramente massacrato, diciamo. Ecco, lì è stata proprio la chiusura e per anni è stato duro, insomma, è stata dura seguire il wrestling, perlomeno in Italia. Ecco. Però, maestro, io devo dirti una cosa, ecco, usare la parola massacrato, dopo, la frase su Benoit mi sembra un po' esagerato. Non voglio malintesi, ecco. Ah, no, 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 certo, cioè, no, no, la mia non era assolutamente, non era assolutamente voluto, non era assolutamente voluto, no, no, no. Non è questa la sede adatta neanche per parlare di una cosa così tremenda che francamente con il wrestling non ci Non doveva c'ha nulla a che fare, entrare, no. spero, Io ecco, non, spero che non ci entrerà mai più. non capisco, ecco, ovviamente non siamo noi a giudicare, ecco, perché ci No, sono no, atti certo, giudiziari e tutto dietro, però non capisco perché questa cosa, ecco, è andata a nuocere allo spettacolo quando poi erano cose esterne, no? Però purtroppo l'hanno esatto, presa, esatto. ecco. Forse magari, come dice anche Paul Heyman, forse il problema alla testa l'ha creato il wrestling, ma questo non lo possiamo, non siamo sicuri, ecco, che sia stata colpa delle botte alla testa, come dicono gli altri. Però, Potrebbe essere come no, perché come lui ce ne sono stati altri, ecco, eh, insomma, per nessuno ha cui fatto quello che ha fatto lui, eh, quindi c'è un problema di fondo esatto. che Io credo va. sia più una concausa di cose che si sono unite purtroppo nella maniera peggiore. A volte Tu, succede purtroppo. tu quello che fai sui social, ecco, perché io ti ho conosciuto così, è parlare un po' Sì. della storia del wrestling in generale, mettendo anche sulla tua pagina video, foto, difficili anche da reperire. E come nasce questa tua ricerca, questo tuo modo di fare? Come approcci a questa cosa? Su internet oppure magari hai tu Ah, proprio oggetti tuoi privati? allora, sì, certo. Allora, la cosa è andata così. Io non avevo la minima intenzione di ributtarmi nel mondo del wrestling dopo tanti anni passati a scrivere e è stato proprio Titan Morgan che mi ha parlato, Manuele mi ha parlato e mi ha detto: Guarda, che tu hai tanto da dire. Fuori c'è una generazione di persone che vogliono sapere. Io ho detto: Ma sei sicuro?
Dice: "Sei sicuro?" E lui mi insisteva, io non ero molto convinto. Poi ho detto: "Vabbè, lanciamo e vediamo come va." E però ho visto che i risultati son stati più che positivi. Come lavoro io? Allora, principalmente, l'ingrediente principale, l'80% diciamo di quello che metto nei miei post, nasce tutto da qui, dal cuore, perché a me piace molto più che raccontare, diciamo, il fatto, la cosa, eccetera, che ovviamente è importante, ci mancherebbe, mi piace raccontare le emozioni, sia quelle che ha generato dentro di me, sia quelle che ha generato all'epoca, tutto ciò che è stato dietro. Questo per me è più importante di qualsiasi data, di qualsiasi riferimento storico che comunque è importante e non deve mancare. Questo ci mancherebbe. Ecco, quindi nasce da qui. Poi ovviamente io ho un mio archivio personale che ho costruito in oltre 30 anni praticamente di vita e di passione per il wrestling, che ho diciamo son riuscito a ritrovare, nei miei giri, nelle miei tra i miei amici collezionisti, girando diciamo non per l'Italia e per il mondo, son riuscito a cercare varie cose e quindi pian piano mi piace mettere queste cose e renderle pubbliche per tutti. Io non ho mai amato chi, queste cose se le tiene per sé e basta, ma mi piace quando praticamente riescono a condividerle a tutti. Perché detto per esempio, che, eri piccolino quando c'era Adam Peterson, tu non puoi sapere, che Gerry Scotti aveva presentato lo spettacolo del Se non guardavo 1987. il video sul tuo Questo è social, importante. il tuo post con il video di Gerry Scotti che annunciava la World Wrestling Federation, io non avrei mai saputo che Gerry Scotti aveva preso parte ad uno show a Milano, ecco. Esatto, Gerry Scotti mi ha anche mandato gli applausi su Instagram, per questa cosa, perché era andata un po' persa, era andata persa nel dimenticatoio, ce ne sono tante di cose perse nel mondo del wrestling. Non tutte sono in mio possesso ovviamente, qualcuna sì, e cerco ovviamente, ripeto, senza alcun fine di lucro, non faccio nulla, la mia pagina tra l'altro non è neanche monetizzata, come si dice, perché non voglio che sia monetizzata, non voglio guadagnarci nulla, è solo per il puro gusto di condividere queste cose con altri appassionati che a loro volta mi danno delle emozioni, mi danno degli input per me molto importanti. Senza dire il nome per motivi di privacy, ma ti posso dire che recentemente sono stato contattato da questo ragazzo che mi ha fatto dei complimenti, a mio avviso anche esagerati, perché è una persona non vedente. Probabilmente ha perso la vista nel tempo, ma grazie ai miei racconti riesce in qualche modo, ai miei racconti e a quelli di Manuele, a ritornare con la mente a quelle emozioni. Per me questo vale più, di qualsiasi regalo, di qualsiasi onore, di qualsiasi premio potessi mai prendere, facendo questa cosa. Ecco, quando ho letto queste parole ho capito che quello che volevo, fare, far arrivare alle persone c'ero riuscito insomma, ecco, era andata a buon fine. Sì, anche perché, ecco, proprio come dici tu, no, questo, lo facciamo, no, anche perché parliamoci chiaro, parlando di wrestling, in Italia penso Sì, che soltanto, ecco, l'hai nominati tu, Michele Posa e Luca Franchini, ci guadagnano perché hanno un contratto televisivo, ma il resto penso che chiunque parli di wrestling non guadagni nulla qui in Italia, no, quindi è anche inutile dire che, non lo si fa per guadagnare. Perché è impossibile quasi poterci sì. guadagnare. È praticamente impossibile pensiamo anche che Luca e Michele certamente guadagneranno se vanno al loro Sì, sì. lavoro, però hanno dietro una preparazione enorme, cioè nel senso, tutto ciò che è a loro dovuto io non mi sento di dire che se lo son guadagnato molto bene, ecco, inso E quindi, come dicevi tu, questo lo si fa proprio per chi parte da qui, no, parte dal cuore. Io infatti, ecco, parlavo proprio con, il Drago, che sarà mio, futuro ospite, e lui diceva: "Ma non è che oh, poi 1 ora, 1 ora e mezza, sono troppe, magari la gente si stufa". Ma a me, non interessa che la gente guardi il video, o che se lo guardi tutto, o che faccia 1.000.000 di visualizzazioni. A me interessa a me parlare con te. Che poi lo mettiamo sì, online e magari anche le persone lo guardano e magari commentano, è una seconda possibilità, ma, è la un cosa che mi plus, interessa certo. è proprio
poter parlare con te perché mi interessa parlare con te e mi piace, ecco, quello che fai e quindi io lo voglio fare. Poi se le persone accettano questa cosa e magari portano avanti il nostro verbo, che è quello di seguire il wrestling e andare a ricercarlo, che ben venga. Però non è quello Certo, son la cosa perfettamente d'accordo principale. con te. Anche perché tutti, ecco, se noi questa intervista l'abbiamo fatta alle 6:30, 7 di sera, è perché ognuno di noi la mattina si sveglia per andare a fare il proprio lavoro. Io dico sempre, io mi occupo di wrestling, poi ho quell'hobby di 8 ore tutti i giorni nel mezzo della settimana che devo fare per parlare di wrestling. Quindi, insomma, è così, la realtà è questa, purtroppo, aggiungo io, insomma. E c'è magari una possibilità che il maestro Zamo possa ritornare in attivo come commentatore oppure come manager? E non devi chiederlo a me. Allora, io qui a te, al tuo podcast, ai tuoi microfoni, dico che sono disposto anche a tornare dietro un microfono. Mi piacerebbe molto tornare. Fosse anche per One Night Only, mi piacerebbe tornare, quello sì. Però ovviamente ci sono tanti ragazzi, tante realtà e tante cose, e forse magari diciamo, è venuto il loro di turno. Però non si sa mai, perché il maestro non muore mai, il maestro è sempre pronto per dare consigli, il maestro è sempre lì con quella sua poca umiltà. Quindi io sono qua. Non la escludiamo la possibilità. Potrebbe Non la escludiamo. Potrebbe succedere in futuro. E tu hai mai pensato, ecco, di creare qualcosa di tipo di come hanno fatto in passato i ragazzi su Spazio Wrestling che hanno preso proprio le puntate di Lucha Underground e le hanno commentate loro in italiano. Tu hai mai pensato di fare un lavoro del genere con altre promotion oppure in generale, ecco, di commentarle per fatti tuoi? Magari proprio con Titan Morgan, no? Sì, noi abbiamo fatto qualcosa a livello promozionale anche per proporci con la WWE all'epoca, però diciamo, allora devi tener conto che io e Tata Morgan siamo due vecchierelli, quindi già dovremo capire come fare per mettere la nostra voce sulle puntate di Impact o di Lucha Underground, di qualsiasi altra cosa, sarebbe già un disastro totale. Ci vorrebbe dietro qualcuno che voglia credere in un progetto di questo genere. Un bel progetto è quello che ho detto prima, cioè un contenitore di tutte le realtà di wrestling italiane, e quindi noi avremo bisogno, diciamo, di persone che si occupino dell'editing, di costruire il Il programma. problema non è neanche Parlo l'editing. ovviamente. Il problema è il copyright che ti distrugge, non perché alla fine l'editing, Certo, diciamo anche io non esperto, se ci perdo una settimana, una puntata la riesco a editare, ma il problema è poterlo ma, proporre ma e non sai, incappare nel copyright. è vero, è così, però devi capire che però per le federazioni italiane bisognerebbe cercare di parlare con le federazioni, che sono gli unici che Di detengono il metterle diritto di queste d'accordo. cose. Metterle d'accordo e dire: ragazzi, voi fate, ognuno di voi in un mese fanno diversi show, 3-4 show, mandatemi il meglio, facciamo delle puntate, cercando di dare lo stesso spazio a tutti praticamente, con un commento unico che potrebbe essere quello mio e di Titan Morgan, per esempio, così da non scontentare nessuno, e far entrare finalmente il wrestling italiano in tutte le case d'Italia. E perché no, anche del mondo, perché su streaming lo possa seguire in tutto il mondo. E secondo me Sì. io e Titan riusciremo a fare anche una telecronaca in lingua inglese. Mm. Mi sbilancio. Sì, anche perché, ecco, fare tipo come faceva su Sky, non ricordo, mi sembra tipo DJ Goal, Goal DJ, comunque prendevano, ecco, Mhm. tutti i migliori gol di tutta la giornata, ecco, e magari fare una Perfetto, il cosa del concetto è genere col quello. wrestling. Fare un Esatto, il recap concetto è quello. generale mensile di tutti gli show italiani. Sarebbe una cosa molto interessante, ma soprattutto un'innovazione, perché penso che in tutto il mondo non Beh, esista una cosa del genere. Penso certo, che cioè infatti non l'ho mai vista. era un'idea, era una bella idea, come ben puoi vedere. Insomma, speriamo che qualcuno non si limiti solo a copiarmela, insomma, ma che mi prenda in considerazione, altrimenti andrà bene uguale. Insomma, l'importante è sempre quello, diffondere il verbo del wrestling in tutta Sì, Italia.
E tu poi parlavi prima, no, delle faide che c'erano all'epoca. Secondo te è proprio per colpa delle faide interne nel wrestling italiano questa cosa non è possibile? Oppure adesso si sono calmate, ecco. Diciamo, la situazione è ovviamente stramigliorata rispetto al passato. Ancora non ci siamo, secondo me, ancora non ci siamo per arrivare a quel gap, però non ci manca tanto. E secondo me se riusciamo a fargli capire l'importanza di questa cosa, è ne trarrebbero tutti giovamento, ecco, da una cosa di questo genere. Perché poi i personaggi diventerebbero pubblici, diventerebbero conosciuti non solo in Toscana, ma anche a Napoli, e quelli di Napoli conosciuti a Venezia, e quelli di Venezia conosciuti a Roma, e Roma a Val d'Aosta, insomma, sarebbe una cosa bellissima secondo me, ecco. Sì, anche perché, ecco, per gli atleti italiani, ecco, avere quel po' di notorietà che magari manca, no? Quel fatto di andare a prendere il caffè a bar, ma essere osservati. Non dico a livello dei calciatori, perché forse è un po' esagerato, No, ma però, certo, ecco, certo, certo. andare a prendere il caffè, comprare le sigarette ed essere osservati, e tu dici, cavolo, mi conoscono. Cioè, secondo me, andando in televisione questa cosa può succedere. Cose che Certo, ma su YouTube non ti può dico che succedere, per esempio. quando noi facevamo gli spettacoli nel 2005, venivano da noi bambini a chiederci l'autografo, a me e a Titan Morgan, per dire. Ecco, quindi noi eravamo stupefatti di una cosa così, però ecco, se succedeva all'epoca a livello locale, figuriamoci se riusciamo ad avere un qualsivoglia approccio televisivo o internet o streaming che dir si voglia, ecco. Ma secondo te, io con questo, ecco, ne parlavo con Johnny Puttini, e Sì, secondo me, anche secondo te, no? La televisione attualmente, sempre nel 2024, è sempre meglio di YouTube. Prendo YouTube come esempio, che possa essere Netflix, Twitch o altri siti. sì, sì. Allora, innanzitutto, stra brevissima parentesi, saluto il mio amico Johnny Puttini perché è un personaggio fondamentale del wrestling italiano ed è una persona incredibile anche a livello umano di cuore. Quindi questo non c'entra nulla, ma ce l'ho fatta entrare io. Sì, allora, diciamo che anche questo è in fase di trasformazione. Ancora però secondo me la televisione italiana può fare qualcosa, più che altro per quel pubblico non di appassionati, di persone che guardano il programma di Amadeus, Sì. o men che meno da altre parti, Non ecco. so se hai Ci visto, vuole ecco, ovviamente Luca Franchini che va da Amadeus, e comunque Amadeus, certo. ex appassionato di wrestling. Cioè, questo è per far capire che comunque in televisione, se trovi la persona adatta, ti può far pubblicità. Esatto, esatto, è così. Ma infatti in quella puntata lì Luca, si è dimostrato eccezionale, ha portato il wrestling con una serietà e una professionalità da maestri, non baracconate, non cose, Mm. sguaiate, ma anzi in una maniera eccezionale è stato una bandiera del wrestling. Io dico italiano, lui ovviamente non commenta il wrestling italiano, ma è un italiano che parla di wrestling Però e quindi ha ultimamente si stanno portato muovendo l'italianità del molto, wrestling. sia Luca che Esatto, Michele, esatto. nonostante che sono famosi, no? Diciamo così, comunque si stanno muovendo all'interno del wrestling italiano anche commentando le cose dal vivo. L'hanno fatto ultimamente con il Pescara Comics, che magari era una cosa più grande, ecco, rispetto ad una federazione, che però comunque avere due personaggi del genere ad uno show dà molta importanza, ecco. È così, è così. No, no, l'ho sempre detto, l'ho detto prima e lo ripeto ancora, un bravo a tutte e due, a Michele e Luca, perché hanno fatto veramente tanto per il wrestling in Italia. Questo va detto e va ribadito, secondo me, ecco. Sì, e comunque ecco, parlando come hai detto tu, ecco, la televisione può dare quella cosa in più. Io sono sempre del parere che rispetto a internet, ai siti streaming e ai social, comunque la televisione unisce più rispetto al telefono, perché magari se io guardo Certo, una puntata di SmackDown ehm, in streaming, io vengo nella mia stanza, mi metto sul letto e mi guardo la puntata. Mentre se la guardo in televisione, a fianco a me
c'è mia madre, c'è mio padre, che comunque Esatto, esatto, viene calcolato come uno spettatore, perché la televisione è una, però gli spettatori sono tre ed è diverso, unisce esatto. di più. È il concetto di wrestling per famiglie, è quello, è il concetto di wrestling per famiglie, cioè far arrivare il concetto di wrestling anche alle persone che hai accanto che magari non sono interessate, però si potrebbero interessare vedendolo anche per la prima volta. Sì, anche perché io, molti ecco si lamentano del fatto che su D-Max, anche io mi lamento, che la puntata viene trasmessa una settimana dopo e quindi sono costretto a guardarmela in lingua originale. Però io comunque vedo che, stando su una televisione gratis, perché, ricordiamo che D-Max è gratis, non è che non si deve pagare nessun abbonamento, vai sul canale 52 e te la guardi gratis. E io a volte mi sveglio il sabato mattina, vado nella stanza da pranzo e vedo mio padre che sta su D-Max a guardare il wrestling. Non ne capirà quasi nulla, però comunque è quella cosa che tu dici, si trova a fare zapping e sa che il sabato mattina a quell'ora c'è il wrestling e se lo guarda, anche se con una settimana di ritardo. E questo dà sempre molto lustro. L'altro giorno, ecco, andavo dal barbiere e avevo la maglia della ECW addosso, no? Andavo dal barbiere e all'improvviso, appena mi vede, vede scritto wrestling, dice: "Ah, no, io ogni settimana su D-Max, Seth Rollins", cioè, eh, significa che comunque lui non capisce nulla di wrestling, il mio barbiere, però grazie a D-Max lo sta guardando e sta conoscendo i personaggi che attualmente sono attivi in WWE. Quindi D-Max sta facendo un lavoro eccezionale. Qui la passione mi sta lasciando, non so te, ma io non Sì, non sento proprio più nulla in questo momento. ora ti vedo un po' così e così. Un po' scattoso. Ecco, ora ti vedo un Ok. pochino meglio. Forse anche Allo- io vedo un po' mi sta abbandonando il cellulare veramente. allora facciamo, diciamo, altri 5 minuti e poi ci lasciamo. Dici un Sì, 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 po', sì, sì, sì. dici un po' Son qua, non ti magari, preoccupare. magari i tuoi progetti futuri inerenti al wrestling. Cosa, se continuerai, ecco, questa tua rubrica della storia del wrestling, poi cosa hai in serbo per noi in futuro? Allora, diciamo che c'è un progetto però non è per non dirtelo, è un progetto che ho tenuto segreto ancora per un po', un Ah, progetto mio personale che riguarda il wrestling e su cui sto lavorando già da diverso tempo. Se tutto va bene, non lo so, potrebbe venire fuori alla luce tra qualche anno, per dirti ancora insomma le cose qualche sono anno. abbastanza lunghe. È una cosa mia. Sì, sì, perché il tempo purtroppo è tiranno. Vorrei dedicare tanto tempo, ma, come dicevamo prima, c'ho sempre l'hobby del lavoro, poi ho ovviamente, la mia compagna e francamente non ne può più di wrestling, e quindi insomma dobbiamo nei ritagli di tempo, perché considera che anche tutti i miei post vengono scritti nei ritagli di tempo, dettati dal Sì, momento, dalla passione, eccetera, ecco. Per cui è questo. Infatti sicuramente noterete qualche errore qua e là. Chiedo venia perché ovviamente si tratta di passione, quindi ci può stare anche qualche errore, ecco, io ci forse mancherebbe. questo progetto Però posso, continuerò ad andare avanti. forse ho capito di cosa parli, però hai detto che non possiamo spoilerarlo, ecco. Chi ti segue forse ha capito di cosa si parla, soprattutto perché nei giorni scorsi hai fatto un piccolo riferimento forse a questo progetto, o mi sbaglio? Forse, sì, sì, forse. È un progetto che, è molto legato alla mia storia familiare, al rapporto che avevo col mio splendido babbo, come diciamo noi in Toscana, Roberto, che ci ha lasciato 3 anni fa purtroppo. Papà era una persona incredibile, lui ha lavorato nel mondo delle colonne sonore a fianco di Ennio Morricone, tanto per dirne uno. È stata alla base della colonna sonora di Kill Bill di Quentin Tarantino, quindi insomma non era una persona qualunque.
lui vedeva in me questa grossa passione per il wrestling come lui l'aveva per le colonne sonore e mi ha sempre spinto a fare di più. Io non avevo quel carattere suo molto, diciamo da guerrigliero, diciamo, anche se sono un fan dell'Ultimo Guerriero. Però non mi spronava a fare per tanto tempo io ho detto: "No dai, no, adesso non c'è più, non posso più fargli vedere quello che sto facendo". Però voglio continuare a portare avanti il suo nome, che poi è il mio cognome, Zamori, diciamo dal suo nome al mio, ma tenendo sempre presente lui nel mio cuore. L'ho scritto anche nel post, tutte le volte che scrivo qualcosa sento la sua mano sulla spalla che mi guida, diciamo, passo passo. Ecco, questo per me è importante. Quindi il progetto che farò sarà sicuramente dedicato a lui, è sicuramente dedicato a lui, ma ci vorrà del tempo perché voglio farlo bene nel migliore dei modi, ecco. Sì, anche perché, si vede anche, diciamo, nei tuoi post, ecco, che, la cosa la devi far bene, altrimenti non la fai proprio. Ed è Ti una cosa ringrazio. importante, no, perché, la qualità arriva. Non puoi vendere roba brutta. Alla fine tu, come il Grazie. post dei giorni scorsi, ecco, su tuo padre, ma, come anche parlando di wrestling, il post su, Bruno Sammartino, eh, cioè tu lo fai mirato, ecco, o lo fai bene o non lo fai proprio. E questo, ecco, grazie a quello perché tu l'altra volta dicevi, ecco, magari essendo più anzianotto i giovani, ma non è assolutamente vero, ecco, perché noi giovani appassionati aspettiamo proprio un tuo post giornaliero, ecco, per vedere una nuova storia, per capire le cose come erano in Lo passato. spero. Lo spero, ti ringrazio. Sono bellissime parole quelle che dici, mi fa piacere perché il mio intento è proprio quello, di arrivare a quelle persone che non hanno avuto le conoscenze, la fortuna delle conoscenze che ho avuto io e essere io quella conoscenza per loro, ecco. E spero, io qui lancio questo appello, cercherò di essere quanto più possibile anche agli spettacoli di wrestling, però la mia pagina è aperta, condividete pure i miei post, scrivetemi, magari non mi mandate minacce, non mi mandate parolacce, se volete mandarle, mandatele. Però ecco, io son qua, sono aperto a qualsiasi cosa, per cui niente, mi fa piacere insomma entrare in contatto con vecchi e nuovi appassionati di wrestling. Spero, di incontrarti magari o allo show di Bologna, oppure magari in qualche altro show Sicuramente. indipendente, italiano, magari o qui a Napoli o a Firenze, non si sa. Vediamo un po' come, Perché no? organizzarci, no, Perché no? perché, E poi mi sembra che di cose da dire ne abbiamo tante, quindi quando sì, mi rivuoi nel tuo programma io son qui, sì, anche son perché qua. di solito, ecco, le interviste podcast durano 1 ora, 1 ora e mezza, quindi magari, fare anche più puntate, proprio con il tuo caro amico che, ha dato anche lui questa botta di dire: "Facciamo una cosa a 3". Non non fraintendetemi, cosa a 3 se Ecco, ora sono io a dirti occhio a quello che dici, perché queste cose a 3 io sono un po' vecchio stile, mi piace ancora cose un po' diverse, ecco, insomma. Però bisogna essere aperti a tutti, sì, dicono sì, ora, per assolutamente. cui vabbè, però Ne io no, ecco io no, no. Va bene, va bene. Assolutamente ho sbagliato, il termine, diciamo così. Però magari, ecco, in futuro portare anche Titan insieme a noi per poter parlare, più Certo, ampiamente proprio del vostro percorso, ecco, perché alla fine, ehm, il percorso nel wrestling italiano l'avete iniziato, insieme, ecco. Avete voi creato praticamente insieme, sì, sì. questo stile italiano di portare il wrestling, dal vivo. Perché, alla fine se vediamo, attualmente gli show nel wrestling italiano non sono commentati, oltre quelli ovviamente della SIW. Perciò magari, ecco, ho chiesto Cer se c'è possibilità di ritorno, perché, vedo ultimamente molti, federazioni italiane, ecco, che mettono gli show su YouTube, che però senza il commento, perdono, ecco, quel fascino. Perdono molto, certo, certo. Ah, io son qua. Maestro Zamo, mi trovate su internet, su Instagram, son qua.
Quindi A vostro noi servizio. ringraziamo il maestro Zamo per Grazie a voi, la grazie a te. disponibilità e lo invitiamo, ecco, a prendere parte ad un prossimo show. E dal vostro Certo. poco umile maestro, Io saluto tutti voi, vi invito a seguirmi sulla mia pagina Facebook, che è, se mi permetti, dico due cose, magari sì, a sì, tanto chi io mi vede lascio per la tutti i prima link volta. in giro. Ah, perfetto, quindi trovate tutti i link, comunque basta scrivere Maestro Zamo oppure facebook.com/Maestro Zamo 80 oppure su internet, su Instagram con il mio nome, Francesco Zamori. Quindi niente, che dire, io ti ringrazio tantissimo, è stata una chiacchierata super piacevole. Sì, mi sono divertito tantissimo, ecco, a rivivere un po' tutta la tua carriera, gli inizi, e anche perché mi interessava, ecco, capire come si approcciava al wrestling negli anni scorsi, no? Perché io sono nato nell'era Certo, di internet e mi piaceva proprio sapere come poteva nascere la passione di una cosa di oltreoceano senza avere i mezzi, ecco. E alla fine era certo, difficile, certo. come hai detto tu, andare al negozio, strapagare delle cassette, perché poi all'epoca neanche i CD penso esistevano, no? Stiamo parlando proprio. I CD allora no, CD esistevano, ma non c'erano ma non CD video, solo CD audio, solo CD audio, Ah, CD video, chi li vede DVD son venuti anni dopo praticamente. Anzi, vedevamo finalmente il wrestling in alta qualità, ma la videocassetta è una cosa tremenda, con tutte le cose che ballavano, poi rimaneva il nastro impigliato dentro e tu lì: "No!" Perché era il nastro a cui tenevi tanto. Lasciamo fare. Questa è una cosa che veramente è bene che non ritorni più perché e che si possa andare avanti. Chiedilo anche a Manuele perché lui è più vecchio di me, quindi insomma lui ti ah. saprà dire cose ancora più accurate, diciamo. Beh, quindi questo è un altro spunto, ecco, tanto io tutte le cose che hai detto gliele dirò, quindi stai attento alle sue risposte, ecco. Va bene, va bene. Noi ti ringraziamo ancora di nuovo per essere stato qui e noi ci diamo appuntamento, ecco, ad una prossima, ad un prossimo episodio di questo podcast. Se vuoi salutare, ecco, Perfetto. tutte le persone che sono arrivate fino a questo momento. Certo, certo ragazzi, continuate a seguire il wrestling, grazie di tutto, grazie per aver sopportato questa tutta questa mia chiacchiera, così convulsiva che ho e niente, ci vediamo sui miei canali social e ovviamente anche qui a Wrestling Zone News. Ciao ragazzi!